Posso trattenere la pipì perché il bagno non è mio? E per quanto tempo posso trattenerla? Oppure, per non parlare sempre di pipì, chi stabilisce quanto devo pagare l'acqua? Il padrone dell'acqua? La legge di mercato si basa sulla legge della domanda e dell'offerta. Il prezzo di un prodotto viene stabilito in base al bisogno o desiderio e alla disponibilità economica di un possibile compratore. Questo prezzo deve poter garantire profitto al venditore. Più profitto gli garantisce, meglio quello sta. E se il venditore, fatti i suoi conticini, stabilisce che il prezzo giusto per vendere l'acqua è di 10 euro al litro? Ci siamo così abituati a questo sistema da non riuscire quasi a percepirne l'ingiustizia. I treni sono troppo cari? Benissimo, statene a casa se non te li puoi permettere. Viaggiare non è un diritto, è un privilegio, ma siamo sicuri? Il Movimento per l'Acqua, attraverso la campagna referendaria del 2011, ha fatto da traino all'emergere nel comune sentire della nozione di beni comuni. I beni comuni sono quei beni a consumo non rivale ma esauribile, i quali esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali. Non sono né pubblici né privati, sono di tutti e questo vuol dire che devono essere nella disponibilità di tutti e che tutti hanno il diritto di concorrere alla loro tutela e alla loro gestione. Le nuove costituzioni boliviana ed ecuadoriana danno una grande importanza ai beni comuni. La Costituzione italiana lo prevedeva, ma nessuno si è occupato di trasformare questo principio generale in disposizioni di legge. Nel giugno del 2007 il governo Prodi incarica una commissione presieduta da Stefano Rodotà di scrivere uno schema di legge sui beni pubblici. Nel febbraio dell'anno successivo la commissione presenta al ministro un progetto fortemente innovativo e poi finisce lì. Il Parlamento eletto dal popolo non se ne è occupato. I beni comuni hanno bisogno di una grande partecipazione dal basso per emergere. A volte emergono attraverso la democrazia diretta, come nel caso del referendum. In ogni caso richiedono partecipazione. I partiti storcono il naso perché si sentono scavalcati. Gli imprenditori privati ne hanno paura ed esercitano la loro influenza sui partiti. Ma i cittadini? Se non ci ridanno quello che è nostro, perché molto gentilmente non proviamo a riprendercelo? Quali sono i beni comuni? Quali servizi pubblici della cui gestione potremmo partecipare in prima persona? Prima di salutarci, darvi appuntamento alla prossima settimana. Nella puntata di oggi abbiamo parlato di alcuni servizi, di altri no. Tra quelli di cui non abbiamo parlato ce n'è uno che vorremmo perlomeno menzionare. La nozione di servizio pubblico radiotelevisivo sviluppato dalla BBC vede la televisione come bene comune di importanza nazionale. Essendo il servizio pubblico retto da un canone, dovrebbe fare in modo che i servizi delle sue reti generaliste fossero interamente pubblici e visibili dal maggior numero di persone possibile. Ci piace come funziona questo servizio? Stiamo vedendo la sua storia attraverso i materiali d'archivio dall'inizio ai giorni nostri. Ci sembra migliorato? Come vengono nominati i suoi consigli di amministrazione? Ma ci sembra giusto e possibile che in una democrazia che si dice avanzata, tutte le volte che cambia il governo, qui debba cambiare tutto, cambiano i dirigenti, vengono nominati tutti quanti, non si capisce più che cazzo stiamo facendo? Ma chi l'ha mandato a lui quello là? Chi ti ha raccomandato?